Fa caldo? Bene, adesso immaginate lo stesso caldo ma senza ventilatori, senza frigo, senza acqua fresca e con addosso 3 strati di vestiti. Benvenuti nel passato. Nel video di oggi vi porto dritti nell'inferno estivo delle epoche pre-condizionatore, dove il caldo non si combatteva ma si subiva. Male, perché magari non faceva 40 gradi per 3 mesi di fila, ma bastava molto meno per finire sudati, stremati o salassati. La gente pur di sopravvivere si inventava di tutto. Tra clisteri, cavoli in testa, bevande all'oro, qualcosa doveva pur funzionare, no? Perché nel passato il problema non era tanto quanto facesse caldo, ma che non potevi farci quasi nulla. E se crollavi, era colpa tua. Prima di partire una domanda sorge spontanea. In passato faceva caldo quanto oggi? Beh, dipende. Nel Medioevo c'è stato un periodo chiamato optimum climatico, in cui le estati erano piuttosto calde, al punto che in Inghilterra si coltivava l'uva. Poi tra il 1300 e l'800 è arrivata la piccola era glaciale e le estati si sono fatte più brevi e fresche, ma non ovunque e non sempre. Fatto sta che quando arrivava un'ondata di calore la gente impazziva lo stesso, anche più di noi. Non tanto per i 35 gradi ma per la quasi totale assenza di soluzioni. L'ombra non bastava, l'acqua non era fresca o potabile e la ventilazione era un ventaglio agitato a mano. Il caldo era considerato un mostro invisibile, insidioso e soprattutto colpevole di tutto. Febbre? È colpa del caldo. Svenimenti? Colpa del caldo. Sei diventato pazzo? Ovviamente per il caldo. La convinzione era che il caldo ti facesse bollire il sangue, letteralmente. Tra Medioevo e Settecento, secondo le teorie mediche in voga, il corpo umano era un contenitore di umori. No, non quelli tipo oggi mi sento giù, ma qualcosa di tangibile: bile, sangue e flemma. E secondo la medicina, questi umori bollivano col caldo. Il sole riscaldava il sangue e da lì partivano i disastri. Bisognava quindi abbassare la temperatura interna. A questo scopo i medici consigliavano soluzioni come i sempreverdi salassi, cioè ti toglievano sangue per sfiammarti, oppure ti infilavano clisteri di camomilla fredda per calmare il corpo e magari anche l'anima. Le classi più ricche si facevano somministrare bevande raffreddanti con polveri d'oro o d'argento, convinti che questi metalli nobili fossero freddi e secchi e perciò potessero calmare gli umori surriscaldati. Ma era anche una questione di status. Per fare scena, voi poveracci continuate pure a bere il tavernello annacquato, io mi rinfresco con l'oro. E il popolo si arrangiava. A volte si chiudeva in casa convinto che l'aria esterna potesse cuocere i polmoni. Sì, chiusi in casa in estate senza finestre e senza deodorante, perché il problema non era come rinfrescarsi, ma come non farsi bollire da dentro. Se il caldo faceva bollire il sangue, non stupisce che per secoli si sia creduto che potesse anche fare impazzire. Tra il XVIII e il XIX secolo, quando qualcuno crollava per strada, si agitava, delirava o si metteva a urlare in pieno giorno, non si parlava di colpo di calore, ma di isteria, di spiriti, di umori impazziti e in certi casi di possessione. Il caldo, secondo alcuni medici, faceva salire i vapori alla testa, soprattutto nelle donne considerate fragili, impressionabili e quindi facilmente destabilizzate dal clima. Una giornata afosa bastava trasformare un malore in una diagnosi di squilibrio mentale. I ricoveri nei manicomi aumentavano in estate e anche le crisi mistiche. Alcuni entravano in trance, altri venivano sedati. Nessuno pensava che forse avessero solo bisogno di ombra e acqua, ma no, erano deboli, troppo nervosi o troppo peccatori. Durante l'epidemia di colera a Parigi nel 1832 si diffuse il termine isteria da caldo, perché interi quartieri cadevano in stati di panico, confusione e collasso fisico. Si temeva che il calore stesso potesse intossicare la mente. E così il caldo da fastidio atmosferico diventava elemento destabilizzante dell'anima e del corpo, pronto a scatenare il peggio in chi non riusciva a sopportarlo con compostezza. Ma tranquilli, adesso cominciamo a parlare delle soluzioni, dalle più semplici alle più assurde. Guardate che roba si sono inventati. I tentativi per rinfrescarsi non mancavano di creatività, ma iniziamo con un classico: il servoventaglio. Un'avanzatissima tecnologia ovviamente disponibile solo per i ricchi. Funzionava così:
Il nobile si sedeva e un servitore passava ore a muovere aria davanti alla sua faccia, a volte anche mentre dormiva. Già nel Rinascimento ogni signora possedeva l'intramontabile ventaglio, diventato anche simbolo di status. Ma attenzione, non si doveva agitare troppo, altrimenti si rischiava di agitare gli umori. Sì, di nuovo loro. In molte culture come in Cina e Giappone tra XVII e XIX secolo si usavano cuscini o pietre di giada da appoggiare alla nuca o alle gambe per rinfrescare il corpo con la forza del freddo naturale. In Europa invece andavano forte le lastre di marmo sotto i piedi, l'equivalente barocco di un climatizzatore per le caviglie. E poi c'era l'acqua, ma mica per berla, I ricchi dell'Ottocento mettevano bacinelle d'acqua sotto il letto sperando che l'evaporazione rinfrescasse la stanza. Spoiler, no. Oppure immergevano i piedi in acqua fredda mentre scrivevano lettere sudaticce. Ma il top del top era il ghiaccio. Nel 700 e 800 veniva raccolto d'inverno, conservato sottoterra o in ghiacciaie coperte di paglia e poi venduto a peso d'oro ai signori per rinfrescare gli ambienti. Alcuni lo mettevano in ciotole davanti alle finestre, altri ci infilavano la testa. Il popolo invece aveva un solo modo per rinfrescarsi: sperare nel vento. Fa caldo e hai sete? Ti andrebbe un bel bicchiere di acqua fresca? Beh, nel passato ti avrebbero dato dell'incosciente. Sì, perché per secoli, dal Medioevo fino all'Ottocento, si è creduto che bere acqua fredda in estate potesse ucciderti sul colpo, congelarti lo stomaco, paralizzarti l'intestino, raffreddarti il cuore nel senso letterale. Addio digestione e addio vita. Meglio allora un bicchiere di vino caldo, magari speziato con cannella, zenzero e chiodi di garofano. Una sorta di vin brûlé estivo, che avrebbe aiutato a mantenere l'equilibrio degli umori. Ma non finisce qui. C'era chi beveva aceto diluito per raffreddare il sangue e c'era chi si lavava con vino bianco mischiato a menta per disinfettare i pori e allontanare il calore. Nel XVIII secolo certi medici consigliavano persino bevande alcoliche forti, tipo grappa o assenzio, da assumere a piccole dosi per rinforzare lo stomaco contro gli effetti della calura. In alcune zone d'Europa si credeva anche che il sudore odorasse meno se si beveva regolarmente vino. Nel dubbio, meglio ubriachi che morti per una sorsata d'acqua. Quando il caldo diventava insopportabile e non c'era né ghiaccio né servoventaglio, si passava alla fase 2, l'umiliazione estiva, ovvero provare qualunque cosa, anche la più assurda o schifosa. Tra 700 e 800, ad esempio, si consigliava di indossare stracci bagnati, camicie fradicie, fasce imbevute, turbanti inzuppati e una volta asciutti ti lasciavano addosso un delizioso aroma di muffa. In Francia invece si usava mettere foglie di cavolo crudo sulla testa per assorbire il calore e c'erano anche varianti con lattuga, salvia o felci. Nel periodo Edo in Giappone alcune persone dormivano completamente nude dentro lenzuola umide con la speranza che l'evaporazione li rinfrescasse. Peccato che il tutto si traducesse in letti appiccicosi, umidità costante e raffreddori d'estate. In Occidente invece tra fine 700 e tutto l'800 si abbondava con le acque profumate e non qualche goccia dietro alle orecchie, ma secchiate di acqua di colonia, spesso alcolica al 70%. Alcune persone si lavavano letteralmente con acqua di colonia come sostituto dell'acqua. Il risultato? Una nuvola nauseante e la pelle che si irritava, si seccava o si bruciava al sole. Ma ehi, meglio spellati che puzzolenti. Insomma, se il caldo non ti uccideva, ci pensavano i rimedi. Come abbiamo visto, provavano di tutto per rinfrescarsi, tranne che vestirsi leggeri. La moda nelle epoche passate vietava di scoprirsi. Sì, d'estate si usavano tessuti più leggeri, come lino, batista o cotone, ma crinoline, busti, corsetti, maniche lunghe e sottogonne rimanevano tutti al loro posto, anche col sole a picco. Nel XVIII secolo, ad esempio, le dame francesi in estate potevano optare per robe de chambre in mussola bianca, più leggere e semitrasparenti, ma sempre strutturate e multistrato. Nell'era vittoriana l'idea di scoprirsi era considerata moralmente inaccettabile. Gli abiti estivi erano sì più chiari e vaporosi, ma sempre completi di busto, copricapo e guanti,
anche in spiaggia. Una passeggiata a luglio? Parasole, bottoni fino al mento e schiena dritta, perché il sole brucia, ma una reputazione macchiata dalla scollatura brucia di più. Anche gli uomini facevano la loro parte: giacca, gilet, camicia e cravatta in ogni stagione. L'unico dettaglio estivo era il fazzoletto per asciugarsi il sudore. Andava un po' meglio in Asia. Nel Giappone Edo esistevano versioni estive del kimono, cucite in lino o seta leggerissima, senza fodera, ma anche lì i modelli restavano coprenti, con maniche lunghe e colli alti. Erano strati più leggeri, ma pur sempre strati coprenti. E le classi popolari erano più pratiche. I contadini europei o i servitori potevano permettersi camicie più leggere, maniche rimboccate e niente giacca, ma solo a casa o sul lavoro. In pubblico anche loro si adeguavano al codice del soffrire con decoro. Insomma, si poteva sudare, svenire, impazzire, ma svestirsi mai. Ma con tutti quegli strati di tessuto non grondavano di sudore? Sì, sudavano e come, e tra 600 e 800 il sudore divenne pure un problema sociale tra le classi elevate. Sudare troppo era considerato volgare, animalesco, sintomo di nervosismo o debolezza morale. Non era tanto l'odore, che era piuttosto tollerato, soprattutto se coperto con il profumo. Era la lucidità corporea quella considerata inaccettabile. L'effetto lucido, il bagnato sotto le ascelle o sul volto erano percepiti come segni di debolezza, nervosismo o perdita di autocontrollo. In una società fondata su compostezza, misura e decoro, mostrare il corpo vivo, cioè sudato, era un fallimento sociale. Chi era educato e altolocato non sudava mai, o almeno così si diceva. Un po' come oggi si dice che le principesse non fanno la cacca, stesso concetto. Per questo, tra XVIII e XIX secolo, l'ideale aristocratico era l'immobilità elegante. Camminare piano, parlare a bassa voce, non affaticarsi mai. Muoversi troppo poteva attivare le ghiandole e lo scandalo. E quando il sudore usciva, bisognava coprirlo subito, con profumi forti, talco e fiori secchi infilati nel corpetto. In certi ambienti religiosi, come i collegi femminili o i conventi del XVII e XVIII secolo, il sudore non era solo una reazione al caldo, era un campanello d'allarme morale. Più sudavi, più significava che eri attaccata al corpo. Troppo fisica, troppo esuberante, trasmettevi tentazione. Il sudore era visto come una spia del peccato della carne, una perdita di compostezza. Quindi bisognava espiare con preghiere o col busto. Meglio soffocare che sembrare sensuali. Il caldo era il nemico pubblico numero uno, ma non per tutti. Esistevano delle eccezioni. C'era chi non veniva protetto, ma anzi lasciato rosolare volutamente. Tra XVIII e XIX secolo il caldo colpiva duramente soprattutto chi aveva meno voce in capitolo: bambini, donne incinte e anziani. E non perché fossero più fragili, ma perché venivano trattati più con superstizione che con buon senso. I neonati, per esempio, venivano fasciati stretti anche in estate, a volte in più strati, per tenere dritti gli arti e proteggerli dall'aria, che si credeva potesse farli ammalare. Meglio piangenti e sudati che esposti al famigerato colpo d'aria. Anche le donne incinte dovevano tenersi al riparo da ogni folata di vento e non dovevano lavarsi troppo. Il grembo era considerato dalla teoria umorale una zona calda, così una corrente d'aria o un bagno fresco potevano raffreddarlo e quindi far nascere un bambino storto, malato o peggio, ribelle. L'igiene era secondaria, la temperatura dell'utero prioritaria. Gli anziani poi, spesso ignorati o trascurati, erano considerati naturalmente freddi secondo la teoria umorale, perché con l'età si perdeva il calore vitale. Quindi il caldo, paradossalmente, veniva visto come un bene per loro, capace di riattivare l'energia. Si tendeva perciò a coprirli molto, anche d'estate, per non farli raffreddare. Se svenivano era l'età, se morivano, avevano finito le stagioni. Nel passato il caldo era un pericolo invisibile, faceva svenire, impazzire, morire, e per questo si cercavano rimedi anche assurdi pur di riportare equilibrio nel corpo. Ma chi crollava non era una vittima, ma un debole, un fragile. Il colpo di calore come lo intendiamo oggi non esisteva come concetto. I sintomi erano vapori, isterie, esalazioni e la diagnosi
è fragile. La cura poi era mangiare di meno, muoversi di meno, coprirsi di più. Il caldo faceva paura, ma la perdita di controllo ne faceva di più. E così il vero problema non era mai il clima, ma il corpo, il tuo.